Benvenuti o bentornati nel canale YouTube di Magnetismo, il vostro coltellino svizzero nel XXI secolo. In questa nuova puntata proseguiamo il nostro podcast sulla salute e sulle varie concause delle malattie cardiovascolari. In questa puntata andiamo a parlare della dislipidemia. Che cos'è la dislipidemia? È un gruppo di alterazioni del metabolismo che comportano alterati livelli plasmatici di liquidi, in particolare colesterolo sia totale che quello LDL, che quello cattivo, che è quello HDL, che invece è quello buono, e una variazione anche dei trigliceridi. Tra le tipologie delle dislipidemie abbiamo l'ipercolesterolemie, ossia alti livelli di colesterolo cattivo, ossia LDL, è il colesterolo LDL è un acronimo e sta per lipidoproteine a bassa densità. Poi abbiamo l'ipertrigliceridemia, ossia alte concentrazioni di trigliceridi. E poi abbiamo l'iperlipidemia combinata, ossia sia trigliceridi che colesterolo LDL elevati. Ci sono diverse classificazioni fenotipiche che però sono insomma di poco interesse, ve le ho inserite giusto per completezza, se volete ve le potete vedere, ma sono poco rilevanti e interessanti. Come si fa ad avere dislipidemia? In due modi, il primario e il secondario. Il primario è una malattia genetica, ossia si ha una ipercolesterolemia familiare, difetti di lipoproteine, e secondaria che può essere, cioè, che è dovuta a fattori ambientali come malattie, diabete, ipotiroidismo, malattie epatiche, malattie renali, farmaci o obesità, sedentarietà. Tra i vari sintomi e le complicanze abbiamo che la dislipidemia è spesso asintomatica. A volte si possono avere degli xantomi, ossia dei noduli cutanei, o del xantalasma, che sono delle macchie, diciamo, gialle sulle palpebre. Le conseguenze però della dislipidemia sono molto gravi e sono l'aterosclerosi con rischio di infarto, ictus, arteriopatie periferiche. Inoltre le ipertrigliceridemie marcate possono causare pancreatiti, ossia problemi al pancreas. Quali sono le cause della dislipidemia? Come stavamo dicendo prima, mutazioni genetiche, quindi patologie che ci portiamo dietro grazie ai nostri, diciamo, genitori, e secondarie che sono appunto lo stile di vita, le patologie e i farmaci. Per quanto riguarda le patologie e i farmaci, solitamente si riesce a fare poco, mentre sullo stile di vita si può agire. Infatti la dislipidemia è dovuta a una dieta ricca di grassi saturi e trans, zuccheri raffinati, eccesso di alcol, sedentarietà, fumo e obesità. Come dicevamo anche nelle puntate precedenti, per avere
una buona salute a livello sia cardiovascolare che comunque generale, bisogna tenere molto sotto controllo la dieta, evitare di bere e di fumare e cercare di controllare il proprio peso corporeo e di fare attività fisica in modo regolare. Poi tra le varie malattie, tra le varie patologie che causano la dislipidemia abbiamo il diabete, l'ipotiroidismo, malattie renali e o epatiche. Poi ci sono alcuni farmaci che possono avere come effetti collaterali la dislipidemia, come ad esempio i farmaci per il trattamento dell'ipertensione di cui abbiamo parlato nell'ultima puntata. Poi abbiamo le diagnosi, come si va a diagnosticare una dislipidemia andando a vedere il colesterolo totale, la quantità di colesterolo totale, la quantità di LDL, ossia il colesterolo cattivo, la quantità di HDL, ossia il colesterolo buono, e la quantità di trigliceridi. Come si può prevenire la dislipidemia? Come abbiamo detto prima, la dieta, quindi seguire una dieta o facendosela dare da uno specialista o comunque seguire una dieta di tipo mediterraneo, quindi ricca in fibre, cereali integrali, frutta, verdura, legumi, pesce grasso, preferibilmente pescato, noci, riduzione di grassi saturi e trans, riduzione di zuccheri e di alcol, fare attività fisica, mantenere un peso forma, non fumare e limitare o togliere, proprio eliminare l'alcol, e fare controlli periodici, soprattutto se si hanno familiarità o fattori di rischio presenti. Poi tra i vari rimedi e i trattamenti abbiamo lo stile di vita, gli integratori come ad esempio i fitosteroli o gli omega 3 che possono coadiuvare il trattamento. Poi ci sono i farmaci che vengono prescritti a seconda della gravità e del rischio, come ad esempio le statine per abbassare il colesterolo, e un altro farmaco, un'altra tipologia di farmaci, le ZTB, che sono sequestratori degli acidi biliari e vanno ad agire su un po' tutto quanto il colesterolo totale, nella fattispecie sui trigliceridi. E poi ci sono anche degli approcci combinati sotto controllo medico, quindi prendere più farmaci contemporaneamente, ma questo appunto è un approccio di tipo farmacologico che va a esclusività del medico curante. Quindi alla fine vi ho messo un po' una tabellina di riepilogativa, e quindi che cosa è importante fare? Controllare il pannello lipidico con il medico di fiducia, se diagnosticata iniziare subito una dieta mediterranea e un'attività fisica, e valutare insieme al medico ovviamente l'integrazione o la terapia farmacologica in base ai risultati e al rischio cardiovascolare. Perché valutare? Perché appunto nella maggior parte dei casi, cioè in tutti quei casi dove la dislipidemia non è una patologia genetica, quindi
quindi non è derivante da, cioè non abbiamo valori di grassi nel sangue sballati a prescindere dalla nostra dieta. La terapia farmacologica potrebbe essere opzionale perché appunto il colesterolo e in generale tutti i grassi presenti all'interno del sangue possono essere controllati e ridotti mediante l'azione appunto sulla dieta e sull'attività fisica, quindi sullo stile di vita. Però questa è una discrezione che sta al medico. Benissimo ragazzi, per questa puntata è tutto. Noi vi ringraziamo. Se vi piacciono i nostri video ci potete supportare iscrivendovi al canale e mettendo un mi piace. Inoltre potete anche supportarci condividendo il video con i vostri amici e parenti. Per questa puntata è tutto, noi vi ringraziamo e ci sentiamo alla prossima. Ciao!